Buon pomeriggio e grazie per essere qui e grazie per questo invito. Io, Mauro e Monica ci siamo conosciuti quest'estate e quando Mauro ha fatto la sua presentazione io mi sono proprio rispecchiata, ho detto ecco quella sono io, solo che al posto del cinese c'è l'arabo. Io sono sia un'islamologa che una arabista e i miei due progetti sono uno sulla lingua araba e ho un'academy online di lingua araba, quindi mi occupo di formazione online e digitale, e l'altro progetto invece è quello per la comunità islamica, appunto Islam Insieme. Sono una guida spirituale che si può chiamare imam, si può chiamare in tanti modi diversi, non dovrebbe essere un dato rilevante il fatto che io sia donna, perché l'Islam, come vedremo, è fondato sulla ricerca e l'acquisizione di conoscenza e chiunque può trasmettere conoscenza, e questo in realtà è quello che vedremo accade in assenza di un'autorità religiosa centrale. Questo mio intervento vuole essere un po' un'introduzione generale alla questione della scienza, della conoscenza e ai principi epistemologici islamici come fondamento della pratica spirituale. E prende il nome, cercate la conoscenza finanche in Cina, da questo detto profetico che in realtà non sappiamo se è stato veramente detto dal profeta Muhammad, ma al di là della classificazione tecnica nelle scienze degli hadith, che sono gli insegnamenti, diciamo la raccolta di insegnamenti del profeta Muhammad, che sono la seconda fonte della pratica islamica dopo il Corano, porta con sé un significato potentissimo. Prima di tutto significa che la ricerca del sapere non ha confini geografici e quindi finanche in Cina, che è un luogo rispetto al bacino del Mediterraneo molto lontano, significa che il nutrimento intellettuale, la conoscenza utile, vedremo, qui si usa la parola ilm che la vedremo fra un minuto, non ha confini geografici e è al di là anche di qualsiasi identità religiosa, cioè il nutrimento si può trovare ovunque. Ma significa anche un'altra cosa, ovvero che la ricerca di conoscenza è scomoda, perché andare in Cina non ci sono mai andata, però penso che anche oggigiorno è scomodo, è un viaggio lunghissimo, non è comodissimo, e all'epoca era ancora più scomodo ed era un viaggio estremamente lungo, e quindi implica il fatto di stare in una condizione di viaggio assolutamente non comfort, cioè non comoda. E quindi la ricerca di conoscenza non ha confini e se vuole portare dei frutti deve essere scomoda. E la ricerca di conoscenza non è soltanto un passatempo, un desiderio che hanno alcuni e altri no, ma come ricorda questo secondo hadith, la ricerca di conoscenza è un obbligo per ogni persona musulmana. Quindi è un dovere spirituale che definisce l'identità del credente. E qui questo hadith dice talabu al-ilm, quindi la ricerca, talabu, faridatun ala kulli muslim, e utilizza il verbo talab, che significa, scusate, la parola talab, che viene dal verbo appunto ricercare, ma talab significa anche fare una richiesta. E la cosa interessante è che in arabo lo studente, la studentessa, non è colui o colei che studia, cioè la parola non viene dal verbo studiare, ma viene da questo verbo, cioè è talib e taliba, una parola che conoscerete dai talebani, no? Che altro non erano che studenti di Corano, che vengono chiamati così. Questa parola ha un significato invece nobile e significa una cosa, poi lo vedremo nel dettaglio, e cioè che lo studente, la studentessa è colei che cerca, che domanda, che ha questa sete di conoscenza. E qui la conoscenza che va cercata è appunto ilm, una parola che traduce anche la parola scienza. Scienze che possono essere appunto le scienze naturali, cioè anche come materia scolastica le scienze sono il plurale di questa parola, ulum.
Questa parola viene da una radice, l'arabo è una lingua che funziona per radici trilittere, quindi c'è una radice che poi genera tutte le parole che cambiano, diciamo, significato in un modo più o meno logico. E questa parola significa marcare, distinguere, rendere chiaro. È interessante che da questa radice viene anche alama, che vuol dire segno, e dalla stessa radice viene anche alam, cioè mondo. Perché questo? Perché il mondo per l'Islam è un insieme di segni che indicano il creatore, e il creatore Allah è esso stesso Al-Alim, cioè colui che possiede la conoscenza perfetta, colui che conosce perfettamente. Questa parola compare centinaia di volte nel Corano, proprio a riprova del fatto che possiamo dire che l'Islam è una fede basata sulla scienza. Ma quale scienza? Scienza in tutti i campi. I cosiddetti ulama, ovvero scienziati, i sapienti della tradizione, hanno sempre spaziato, come dicevamo prima, nelle tradizioni antiche era spesso così, da una scienza all'altra. Perché questo? Perché se il mondo, cioè se le cose che ci circondano sono segni della creazione divina, studiare quei fenomeni significa in qualche modo avvicinarsi al divino. E torniamo alla questione dell'autorità. Nell'Islam non esiste un'autorità centrale, la stessa figura dell'imam, che per ragioni più che altro culturali, che sicuramente non sono soltanto inerenti ai contesti a maggioranza islamica, solitamente sono degli uomini, le donne solitamente sono imam per le donne, in un'ottica, ecco, di separazione della pratica. È colui che sta davanti quando si prega tutti insieme, cioè colui che dà il ritmo della preghiera, appunto perché i movimenti della preghiera devono essere unificati, ma non è un'autorità, cioè chiunque può essere imam, cioè una qualsiasi persona può essere imam, deve chiaramente conoscere i fondamenti, cioè come si fa una preghiera. Solitamente chi conduce la preghiera e chi sa leggere meglio il Corano, diciamo in un gruppo, quando c'è un gruppo che si decide, ok, facciamo la preghiera tutti insieme, chi la vuole guidare, solitamente si sceglie la persona che più conosce il Corano, ma non è assolutamente un'autorità. E nella tradizione l'autorità religiosa, diciamo, è stata sempre distribuita tra i vari sapienti. Quindi se io ho bisogno di un parere giuridico vado dall'esperto di giurisprudenza, se ho bisogno di imparare la recitazione del Corano vado dalla persona che sa recitare il Corano e così via. Quindi non c'è un'unica figura e questo è molto interessante, ma la guida della comunità è basata sulla conoscenza delle persone, dei cosiddetti sapienti. Un versetto coranico fondamentale che ci fa capire che appunto sì, è vero, in una comunità possono esistere delle persone più sapienti di altre, ma questo è un dovere, come abbiamo visto, su ogni persona musulmana, è questo di Sura Zumar, che dice appunto sono forse uguali, questa è una domanda retorica, sono forse uguali coloro che sanno e coloro che non sanno? Chiaramente la risposta implicita è no. Perché chi ha una conoscenza autentica, ilm è la conoscenza autentica, cioè ciò che vale la pena sapere, non è una persona che possiede più informazioni, ma una persona che occupa uno stato spirituale superiore. Quindi è la conoscenza che eleva, o la scienza appunto, che eleva l'essere umano e lo rende capace di comprendere la realtà in modo diverso rispetto a chi non possiede questa conoscenza. Un altro tipo di conoscenza, un altro tipo di sapere è la conoscenza esperienziale, un'altra parola, ma'rifa, e qui entriamo in un altro concetto, cioè possiamo dire che mentre ilm può essere il sapere concettuale, cioè so che il fuoco brucia perché l'ho letto, e invece la ma'rifa è la conoscenza esperienziale, cioè so che il fuoco brucia perché ne sento il calore e deduco che se mi avvicino di più mi brucio. E quindi è il passaggio dal sapere mentale a quello del cuore. Cioè l'obiettivo
in questo caso di chi ricerca, e questo diciamo è come se fosse un po' uno stadio successivo, cioè una volta accumulate le informazioni, quindi accumulate le informazioni su cosa? Sul divino, e queste informazioni io le posso accumulare, come abbiamo detto, anche da qualsiasi segno che viene dal mondo fenomenico. Allora poi faccio esperienza del divino in un percorso di purificazione interiore che mi trasforma e quindi divento quello che so, perché la conoscenza, quella utile, deve essere finalizzata alla pratica, altrimenti è una conoscenza fine a se stessa. Un altro tipo di sapere, quello che possiamo dire un terzo pilastro del sistema epistemologico islamico, è la hikmah, che possiamo tradurre meglio come sapienza. E qui un altro versetto del Corano dice: egli, Dio, concede la sapienza a chi vuole e a chi è stata concessa è stato dato un bene immenso. Quindi la sapienza è in qualche modo qualcosa di innato, cioè qualcosa che viene donato e a cui non possiamo arrivare attraverso un percorso. In realtà questo si applica ovviamente anche all'ilm e anche alla marifa, perché io posso studiare quanto voglio, ma il risultato non dipende dallo studio, il risultato dipende sempre dal divino, che mi dà la capacità di comprendere e di fare esperienza della conoscenza. Però qui parliamo proprio di qualcosa che è, possiamo dire, la capacità di collocare poi il sapere al proprio posto e di sentire la presenza divina, cioè la consapevolezza della presenza divina. E senza la consapevolezza, perché? Perché senza la sapienza, quindi senza la consapevolezza della presenza divina, la scienza può diventare distruttiva, può diventare pericolosa. E hikmah è una parola che si usa anche per descrivere la sapienza divina, ovvero il significato che c'è dietro agli eventi, soprattutto quando ci sono eventi catastrofici che noi non riusciamo a spiegarci. Quello che si dice in arabo è: c'è un hikmah dietro che noi non possiamo capire, cioè c'è una logica che noi non possiamo capire, ma noi confidiamo nella sapienza divina. E quindi avere la sapienza divina significa in qualche modo rispecchiare questo attributo divino. Abbiamo poi un'altra parola molto importante che spesso, anzi quasi sempre, viene tradotta con giurisprudenza. Non lo so perché, in quanto questa parola, ma non lo so, l'abbiamo voluta assimilare sempre perché noi occidentali ci crediamo al centro del mondo, i migliori di tutti, la culla della civiltà, della libertà, dei diritti, eccetera, eccetera, tanto perché vogliamo nascondere che invece siamo anche quelli che, anzi siamo soprattutto quelli che hanno colonizzato, sfruttato e distrutto, e lo continuiamo a fare. Quindi si assimila, il fiqh viene assimilato alla giurisprudenza perché viene visto come che cosa sono i libri di fiqh e chi sono gli esperti di fiqh, cioè quelli che estrapolano le regole da due fonti principali, come abbiamo detto, il Corano e la Sunna, ma in realtà questa parola non significa giurisprudenza e non indica un insieme di leggi, ma anzi indica una comprensione profonda di tutta una serie di regole, quali per esempio le 5 preghiere, il digiuno prima di tutto, quindi prima di tutto le regole di culto, ma poi anche le azioni che una persona musulmana deve o non deve compiere. E questo hadith, questo detto del profeta dice: a chi Allah vuole bene, diciamo, non è proprio una traduzione felice, però è quella più vicina al significato arabo, concede una profonda comprensione, yufaqihu, e questo è un verbo, cioè questo concedere una profonda comprensione significa rendere una persona dotata di fiqh, cioè letteralmente significa questo, della religione, o possiamo dire della via. Questa anche parola din non è propriamente, diciamo, la religione, però diciamo per capirci. Quindi non è l'adesione meccanica a quello che è peccato e quello che non è peccato, cioè quello che
che in arabo si dice halal, cioè concesso, è quello che è vietato, haram, ma è la capacità di cogliere la coerenza interna di queste norme, che sono poi norme che ci permettono di connettere, ci permettono di connettere la nostra realtà quotidiana alla rivelazione divina. E poi, in ultimo, come anche stadio, no? Perché abbiamo visto una sorta di progressione nel cammino di conoscenza, c'è la parola basira, che possiamo tradurre come intuizione spirituale. Questa parola viene da una radice che significa vedere. Basar è la vista, quindi la vista degli occhi, con gli occhi fisici, mentre basira possiamo dire è la vista del cuore, quindi vedere in un altro modo, cioè trasformarsi a tal punto di vedere in un altro modo. E questa parola la troviamo nel versetto coranico, questa Surah Yusuf 12:108, questa è la mia via, io invoco Allah con piena visione interiore. Quindi invocare, possiamo dire pregare, cioè quando io mi connetto al divino tramite un'invocazione, è come se lo vedessi fisicamente, perché a questo punto del cammino di conoscenza sento in maniera ancora più forte la presenza del divino. Quindi in sintesi possiamo dire che la costellazione del sapere islamico è fatta ovviamente cioè io ho messo insieme questo, cioè nel senso questo non è un manuale dove non c'è un manuale, ecco, dove queste sono le tappe, cioè questo è un modo schematico per creare un discorso. Quindi abbiamo ilm, la scienza, cioè la prima cosa che noi facciamo è interrogarci della realtà che abbiamo intorno, poi abbiamo marifa, l'esperienza appunto interiore, e poi abbiamo hikma, cioè la saggezza, collocare il sapere intellettuale e il sapere esperienziale. Poi abbiamo la comprensione profonda, e quindi qui la pratica, cioè le regole a cosa mi servono? Mi servono a mettere in pratica quello che ormai mi ha trasformato, quel sapere che mi ha trasformato, per poi raggiungere la visione del cuore. E questi elementi quindi formano un'unità che connette la razionalità, quindi il modo in cui noi intelleggiamo con i fenomeni, l'interiorità, quindi come si diceva anche prima, questo viaggio verso l'interno, che poi ci connettono alla trascendenza. E quindi quelle che noi pensiamo un po' come dimensioni diverse, no? Come si diceva prima, corpo, mente e cuore, in realtà fanno parte di un unico cammino. Da cosa è caratterizzato questo cammino? Lo anticipavamo prima, la ricerca di conoscenza, talab al-ilm, talab, no? Questa parola che vuol dire ricercare ma anche chiedere, da cui viene poi la parola appunto studente e studentessa. E quindi tutto questo si attiene tramite la ricerca. Questo altro hadith, insegnamento del profeta, dice: chi percorre una via cercando in essa una conoscenza, quindi e qui la parola conoscenza è di nuovo ilm, la scienza, la conoscenza per eccellenza, Allah gli renderà facile una via verso il paradiso. E da notare che qui il verbo che c'è, questo percorrere la via, indica, questo è un verbo mansalaka, percorrere la via, richiede un movimento, e quindi di nuovo la questione della fatica. Quindi è una ricerca reale, non una curiosità superficiale, non è per curiosità, ma è un vero e proprio sforzo. Questa parola che in arabo si dice jihad, che non è guerra santa, anche perché il concetto di guerra santa nell'Islam non esiste, è un'altra parola tradotta a caso, o meglio non a caso, tradotta per un fine molto preciso, ovvero nascondere tutta la bellezza dell'Islam. Ed è quindi una lotta, prima di tutto interiore, un jihad interiore contro l'ignoranza
e contro la pigrizia, perché è chiaro che l'ignoranza e la pigrizia, cioè il non fare, sono due ostacoli alla ricerca di conoscenza. Una cosa molto interessante, su cui non ci possiamo soffermare tantissimo, però credo che sia molto interessante, è questa differenza che c'è nel Corano rispetto alla Genesi. Nel Corano è Dio che insegna ad Adamo i nomi di tutte le cose e qui si usa un verbo, insegnare si può dire anche in un altro modo, si può dire anche darrasa, che vuol dire far studiare. Invece qui si utilizza il verbo allama, da cui viene una delle parole per dire maestro, che è muallim, sempre dalla radice ilm. Quindi vuol dire allama, vuol dire gli insegna la scienza, cioè gli trasmette la scienza attraverso i nomi delle cose. E questa è una differenza sostanziale, perché invece nella Genesi è Adamo, il primo uomo, che dà il nome alle cose. Questo è un passaggio cruciale, perché Adamo riceve la capacità di nominare, di classificare, di padroneggiare la realtà attraverso il linguaggio e i concetti direttamente da Dio. Quindi la ilm, la scienza, è una scienza divina e non c'è un rapporto di potere, possiamo dire, tra l'essere umano e le cose e i nomi delle cose, quindi la facoltà di conoscerle, perché è Dio che dà questi nomi, cioè come se gli desse la facoltà di conoscere e di progredire nel cammino di conoscenza. Ed è molto interessante che questo è qualcosa che Dio dà agli esseri umani, non per esempio agli angeli. Quindi in questa ottica Adamo è il primo ricercatore, il primo scienziato, se vogliamo, e quindi la ricerca del sapere fa parte della natura umana. E questo cambia, ora non ci possiamo soffermare, però capite che questo cambia totalmente il rapporto dell'uomo con la scienza. Un altro aspetto importante nel cammino di conoscenza è quella che possiamo chiamare etica del sapere. Tutto, non solo la ricerca di conoscenza, tutto nell'Islam ha necessità di partire, cioè un'azione ha necessità di partire da un'intenzione e ogni azione dipende dalla sua intenzione, cioè io posso pregare, un'altra persona prega come me, ma se la mia intenzione è quella di sembrare più devota agli occhi degli altri, quella preghiera ovviamente non ha lo stesso valore di chi prega per pura devozione. E questo appunto è un celebre hadith, un celebre insegnamento del profeta che dice appunto le azioni valgono solo in base alle intenzioni e ognuno avrà ciò che ha inteso. Questo è molto importante perché le azioni non verranno pesate, no? Nel giorno della rendicontazione, gli esseri umani non saranno soppesati per le azioni ma per l'intenzione che c'è dietro. E quindi allo stesso modo, se io studio per accumulare informazioni, per sembrare più intelligente degli altri, per la mia curiosità intellettuale, per vincere nei dibattiti, per potere, perché chiaramente chi conosce rispetto a chi non conosce ha un potere, questa è un'intenzione corrotta e quindi sarà corrotta anche la conoscenza che ne deriva e questo tipo di conoscenza non si trasformerà e quindi il sapere senza una retta intenzione è completamente vuoto. Ma quale sapere? La conoscenza utile. E questa è proprio quella che vedete qui, è proprio un'invocazione che anche noi facciamo proprio come una preghiera, cioè oh Allah ti chiedo una conoscenza utile, cioè avvicinami a quello che è utile, perché non tutta la conoscenza è sullo stesso piano. E se vogliamo classificare qual è la conoscenza utile, è quella che fa bene all'individuo e alla collettività, è quella che ci avvicina alla trascendenza ed è quella, di nuovo, che produce una trasformazione reale delle azioni concrete, altrimenti è fine a se stessa. Un altro detto che
enfatizza l'importanza della conoscenza, anche questo tecnicamente è considerato debole, però il senso è confermato, no, da tutto quello che abbiamo detto, è che l'inchiostro degli studiosi è superiore al sangue dei martiri, e questo è molto interessante perché la ricerca di conoscenza è addirittura superiore al sacrificio della vita, cioè questo sta dicendo questo hadith. E un altro è quello che dice gli studiosi o gli scienziati, questa parola ulama può essere tradotta anche scienziati, sono gli eredi dei profeti. Perché? Perché lo studioso è colui che porta per generazioni in generazioni quelli che sono gli insegnamenti dei profeti attraverso l'educazione e la guida. È chiaro che nella comunità ci sono delle persone che hanno avuto il privilegio di studiare di più delle altre, ma proprio in virtù di questo privilegio non c'è nient'altro da fare, cioè se io ho il privilegio di aver conosciuto, devo condividere, questo è la diretta conseguenza, no? E anche un po' l'associazione di cui qui vedete il logo Islam Insieme è nata proprio per questo, è nata per dare la possibilità di conoscere gratuitamente o a basso costo, perché questo è uno dei problemi, ma l'altro problema, ricordiamo, è la pigrizia, perché oggi veramente grazie ai mezzi tecnologici non dobbiamo andare fino anche in Cina, ecco, e però quanto questo aumenta la pigrizia, aumenta, ecco, anche l'idea di non avere tempo, di non potersi dedicare a ciò che è veramente essenziale, presi da tutte le distrazioni che ci allontanano dal cammino. La conoscenza è come una preghiera, cioè la conoscenza a tutti gli effetti, qualsiasi tipo di conoscenza, cioè anche se sono uno biologo, un ingegnere, cioè qualsiasi cosa io conosco profondamente, diventa un atto di culto e diventa un modo per poterci avvicinare alla trascendenza. E nel Corano dice appunto, Allah dice che eleva in gradi coloro che credono fra voi e coloro ai quali è stata data la conoscenza. Quindi la conoscenza è un po' come il nucleo della fede, ovviamente se vissuto con la stessa con una retta intenzione. Allora, ok. E un'altra ultima cosa, sono nei tempi? Sì. Ah sì, ok. Ok. Allora, un'altra cosa molto interessante che possiamo dire sintetizza un po' quello che abbiamo detto è che la prima parola che viene rivelata nel Corano è un comando e questo comando è Iqra. E questo non è un caso, non è prega, non è digiuna, ma è Iqra, ovvero leggi. Ora arriviamo a cosa vuol dire leggi. Questo è il primo versetto che viene rivelato nel Corano, perché il Corano non è stato rivelato nell'ordine in cui noi conosciamo il libro. Dice: leggi nel nome del tuo Signore, colui che ha insegnato mediante il calamo. Ora sul calamo anche ci sarebbero tante cose da dire, sulla scrittura ci sarebbero tante cose da dire. Ma torniamo un attimino a Iqra. Iqra significa, da questa parola viene la parola Corano. Quran viene da questa radice Iqra. Non so se vedete che viene dalla stessa radice, però ci proviamo. Cioè Qara e Quran, vabbè, credeteci. Significa prima di tutto leggi ad alta voce, perché il Corano non è un libro che è nato per iscritto. Noi l'abbiamo scritto a un certo punto nella storia, è stato scritto per preservarlo e anche perché persone tipo me, non arabe, dovevano avere la possibilità di poterlo leggere. Vedete tutti questi segnetti che ci sono sulle scritte in arabo? Queste sono nati, è una sorta di spartito musicale, immaginatelo così, per poterlo cantilenare. Okay? Quindi la prima cosa che significa Iqra è leggi ad alta voce, perché il Corano cantilenato crea tutta una serie di cose, che questo riguarda il suono, non è, però significa prima di tutto questo, quindi proclama. Ma Iqra, un altro significato è quello di studiare, infatti in alcuni
in alcuni dialetti arabi è sinonimo di studio, cioè di studiare. E l'imperativo è un imperativo alla lettura, successivamente alla scrittura, e qui entra in gioco il calamo, che è un po' il simbolo della conoscenza, e nella tradizione islamica Dio ha elevato l'essere umano rispetto alle altre creature proprio perché gli ha donato la facoltà di scrivere, ed ecco perché la calligrafia, per altri motivi anche, è un'arte islamica principale. Vedete anche nelle moschee, se le avete visitate, non ci sono immagini, ma tutta l'arte visiva è delegata alla calligrafia. La calligrafia prima di tutto del nome di Allah, che diventa un segno da contemplare, la calligrafia dei versetti del Corano e così via. E quindi scienza, quindi conoscenza e rivelazione sono due letture dello stesso reale. Quindi l'imperativo, e tra l'altro l'imperativo non è solo Iqra e basta, ma dice Iqra bismi rabbika, cioè dice leggi nel nome del Signore non solo questo Corano, ma leggi tutta la realtà, perché leggi può essere anche leggi tutta la realtà come un cammino verso il divino. Quindi, per concludere il nostro excursus, l'Islam propone un paradigma unitario. Da un lato abbiamo la scienza empirica, che però che è lettura della creazione, quindi come leggere il libro della creazione, leggere l'universo. Dall'altro lato abbiamo la rivelazione coranica, che è la lettura della parola di Dio, e ogni versetto del Corano non si chiama versetto, non a caso si chiama ayah, che è un'altra parola per dire segno, perché quelli sono altri segni della presenza divina e sono un po' come binari che convergono verso l'unità del divino. Questa parola molto importante nell'Islam, Tawhid, che anche questa viene diciamo tradotta come monoteismo, ma in realtà ha a che fare con un principio unitario, cioè più che con la parola monoteismo, più che altro con un principio unitario dove tutto è integrato e dove tutto viene dall'uno e torna all'uno. E quindi in questo senso la conoscenza è la ricerca dell'unità. È una lotta, come abbiamo visto, un jihad interiore contro l'ignoranza e contro la pigrizia. È l'accogliere l'eredità dei profeti e portare avanti la tradizione, è un cammino di conoscenza verso Dio, quindi una sorta di gnosi, ed è appunto una forma di adorazione e culto. E quindi con questo vi auguro di cercare la conoscenza finanche in Cina e di non smettere mai di essere taliba, di non smettere mai di cercare e di chiedere. Le domande sono la chiave per la conoscenza, per poter unire la scienza, la spiritualità e anche la responsabilità che abbiamo di diffonderla. Grazie.